Bentornati su Celebrità dalla Turchia. Oggi vi portiamo dentro una vicenda inaspettata, piena di confessioni, silenzi e scelte difficili, che ha acceso le conversazioni in tutto il mondo dello spettacolo turco. Prima di cominciare, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e, se volete sostenerci ancora di più, di cliccare su abbonati. Il vostro supporto ci aiuta a continuare a raccontarvi storie come questa. Preparatevi a entrare in un racconto di sentimenti sospesi, nostalgie mai archiviate e quella strana linea sottile tra un addio e un ritorno. Hande Erçel ha pronunciato parole che nessuno immaginava di sentire e che hanno fatto vibrare i cuori dei fan. Con tono sincero e uno sguardo diretto, la celebre attrice ha detto ciò che molti sospettavano ma che nessuno osava affermare pubblicamente. Secondo lei, Kerem Bürsin non ha ancora chiuso del tutto con il loro passato. Kerem vive ancora nell'eco di ciò che siamo stati, ha ammesso, spalancando la porta a interpretazioni, dubbi, applausi e critiche. Questa rivelazione è emersa durante un'intervista apparentemente tranquilla a Istanbul, una di quelle conversazioni leggere che di solito scorrono parlando di progetti in arrivo, set, copioni e piani futuri. Si parlava di lavoro, agenda, moda, arte. Poi la domanda che cambia l'aria nella stanza. Il giornalista ha tirato fuori il capitolo Kerem. Hande ha fatto un respiro profondo, ha fissato la telecamera senza deviare e ha pronunciato la frase che ha incrinato il silenzio. Non amo tornare indietro, però ci sono verità che non possono restare nell'ombra. Kerem quel capitolo non l'ha davvero chiuso. In pochi minuti le sue parole sono diventate un incendio sui social. Twitter, Instagram e le varie piattaforme si sono riempite di commenti, ipotesi, ricordi. Hanno cominciato a circolare hashtag come cancelletto Hande parla e cancelletto Kerem Hande, e l'onda digitale ha preso forza. C'era chi applaudiva la lucidità, leggendo in quel coraggio un gesto di autenticità, e chi invece vedeva nella confessione una ferita riaperta senza preavviso. A volte il silenzio fa più male delle parole, ha scritto una fan. Un altro commento, quasi un bisbiglio collettivo. Se Hande dice che lui pensa ancora a lei, forse è perché una parte di quella storia non si è mai spenta. Ma ciò che ha lasciato davvero senza fiato non è stata solo la prima dichiarazione. A rendere tutto più complesso è stato ciò che, secondo una fonte rimasta nell'anonimato, sarebbe accaduto nelle settimane precedenti. Pare che Kerem abbia cercato Hande più volte, con messaggi, telefonate e persino un incontro capitato per caso durante un evento privato. Kerem è dispiaciuto, e l'ha fatto capire, ha confidato la fonte. A volte i suoi messaggi sembrano addii eleganti. Altre volte, paiono confessioni d'amore trattenute troppo a lungo. Queste informazioni hanno sollevato più domande che risposte e hanno reso difficile tracciare una linea netta tra realtà e suggestione. Chi è stato vicino ai due sussurra che Kerem stia ancora combattendo con emozioni che non si sono dissolte del tutto. Quando ami davvero, il tempo non è sempre un cerotto, ha aggiunto la fonte, alimentando una nuova ondata di interrogativi e palpiti. C'è spazio per un ritorno, o è solo la coda di un capitolo emotivo che non ha mai trovato un punto fermo? Nel mezzo del frastuono, Hande ha scelto di far parlare il suo profilo social. Ha pubblicato un'immagine carica di atmosfera e una frase capace di aprire mille interpretazioni. A volte, bisogna lasciare che il passato cammini da solo. Il tempismo, il tono, l'estetica del post hanno spinto molti a crederlo indirizzato a Kerem. A complicare la lettura, alcuni utenti hanno giurato di aver visto un like di Kerem comparire e poi sparire sotto quella foto. Un gesto minimo, quasi invisibile, ma bastato per scatenare l'ennesimo vortice di teorie. Giorni dopo, i fotografi hanno intercettato Kerem mentre lasciava un set a Istanbul. Le domande sono arrivate puntuali, taglienti ma rispettose. What about Hand? Che ne pensi delle sue parole? Lui ha risposto poco ma denso, con un sorriso corto e malinconico. Ci sono cose che capiamo solo noi. Non tutto ha bisogno di spiegazioni. Una frase che non spiega, ma suggerisce. Un modo elegante per dire tutto e insieme lasciare tutto sospeso. Fan e giornalisti si sono messi a decifrare ogni accento, ogni gesto, perfino il modo in cui teneva il telefono in mano, come se nelle pieghe del suo silenzio ci fosse un messaggio chiaro. C'è chi ha raccontato che poco dopo quell'incontro davanti ai microfoni,
Kerem avrebbe mandato a Ande un messaggio privato. Le voci parlano di una frase che ha fatto il giro del web: non tutto ciò che scegliamo di tacere smette di far male. Nessuno ha potuto confermare l'autenticità di quelle parole, eppure hanno corso di bacheca in bacheca come fanno tutte le frasi che suonano vere, perché assomigliano a un'emozione che tutti hanno provato almeno una volta. La vicenda ha preso un'altra piega durante una serata benefica a Istanbul. Hande e Kerem sono stati fotografati separati ma a pochi minuti l'uno dall'altra. Hande è entrata per prima, splendida in un abito nero, composta ma lontana con lo sguardo. Poco dopo è arrivato Kerem, e il brusio si è fatto più intenso. I due hanno incrociato gli occhi per un attimo. Nessuna parola, eppure l'aria è cambiata. Un testimone ha sussurrato, lui la guardava con nostalgia e una punta di tristezza. Quell'istante brevissimo è bastato ai titoli per parlare di riunione silenziosa. Le foto sono state esaminate come mappe del tesoro, alla ricerca di indizi invisibili. Una fan ha scritto: l'amore non sempre muore, a volte cambia forma. Molti hanno annuito davanti allo schermo, come se avessero trovato la frase giusta per definire ciò che nessuno riusciva a spiegare. La notte dopo, Kerem ha pubblicato un tramonto. Il mare, una linea d'oro, una didascalia stringata, alcune fini sono solo pause. I commenti sono esplosi, dividendosi in due schieramenti. Per alcuni era un segnale rivolto a Hande. Per altri, il suo modo per chiudere una volta per tutte con le congetture. Poche ore e il post è sparito. Cancellato, come se quell'immagine, pur bellissima, fosse diventata troppo pesante da sostenere. Un gesto che ha aggiunto mistero al mistero, facendo crescere l'eco dell'intera storia. Dall'altra parte, il cerchio vicino a Hande ha provato a riportare tutto su binari più sobri. Un'amica ha spiegato che Hande non cercava il clamore nello scontro, ma stava soltanto scegliendo la via dell'onestà. Non si aspettava che quelle frasi potessero avere un effetto così potente. Hanno riacceso ricordi intensi, ha confidato. Intanto Kerem è stato visto a Gnanta, seduto al tavolino di un locale con un amico fidato. Occhi bassi, il telefono tra le dita, lo sguardo che andava e tornava sullo schermo con la stessa attenzione con cui si segue un respiro. Un testimone ha raccontato: sembrava stesse aspettando qualcosa. Forse un messaggio importante. A un certo punto ha letto, ha fatto un mezzo sorriso, e poi è rimasto in silenzio. Poco dopo sono trapelate voci su un messaggio partito da Hande nel pomeriggio. La frase attribuita a lei, rimbalzata ovunque: il tempo non cancella ciò che l'anima rifiuta di lasciare andare. Di nuovo la rete si è divisa, c'è chi ha visto un addio definitivo, e chi ci ha letto una porta socchiusa, una richiesta di rispetto, ma anche un invito a parlare con verità. Hanno cominciato a girare persino teorie su canzoni condivise, playlist riascoltate, location familiari evitate per non riaprire cassetti di memoria. E intanto, nei fatti, Hande e Kerem sono rimasti quasi del tutto silenziosi. Nessun comunicato, poche apparizioni, post ridotti all'essenziale. Poi un'altra voce, sussurrata come si fa con i segreti che scottano. Si dice che i due si siano visti in un ristorante sulla costa di Cesme, lontano da sguardi, fotografi e microfoni. Un tavolo in un angolo, qualche ora di conversazione, gesti misurati, una risata breve, forse un ricordo raccontato con delicatezza. C'è chi giura di averli visti uscire separati a distanza di minuti, per non attirare attenzioni. Se tutto questo fosse vero, potrebbe essere l'inizio di un capitolo nuovo o la chiusura definitiva di un libro amato e difficile da rimettere nello scaffale. Questo è il punto in cui molte storie si spengono o si riaccendono. Di certo c'è che i sentimenti, quando hanno vissuto sotto le luci della ribalta, non si congedano mai in punta di piedi. Restano nelle pieghe degli sguardi, nelle frasi scritte e poi cancellate, nei like che compaiono e spariscono, nei passi esitanti davanti a un ingresso. E resta anche la consapevolezza che due persone possono capirsi con un solo istante di silenzio più di quanto il mondo capisca con 1000 articoli. Forse Hande ha parlato per allineare il cuore con la verità. Forse Kerem ha taciuto per proteggere ciò che è fragile. Forse è solo così che certe storie chiedono di essere trattate, con rispetto e senza fretta. Ora la palla sembra essere tornata a loro due, ai loro tempi,
alle loro scelte. Potrebbe arrivare una smentita, una conferma, un segno chiaro. Oppure potrebbe non arrivare niente, e basterebbe lo spazio lasciato libero per far respirare quelle emozioni che, come ha scritto qualcuno, non se ne vanno soltanto perché decidiamo di non nominarle più. Fino ad allora, le domande resteranno. C'è ancora una possibilità per Anne Herschel e Karen Bursin? Oppure la loro storia, pur piena di luce, ha già scritto l'ultima riga? Diteci cosa ne pensate nei commenti, vedete un ritorno all'orizzonte, o è arrivato il momento di lasciare andare? Mettete mi piace, iscrivetevi e se volete sostenere il nostro lavoro cliccate su abbonati. Qui su Celebrita dalla Turchia, vi raccontiamo ciò che tocca il cuore e non smette di far parlare.